Nel video di oggi vi farò vedere come si fa a insegnare al cavallo a avvicinarsi a noi quando noi siamo seduti su qualcosa di alto, come ad esempio quando vogliamo salire in sella o su un cavallo molto alto, per esempio quando siamo fuori in passeggiata, e allora magari possiamo utilizzare un sasso, una staccionata, qualsiasi cosa del genere. È un esercizio che serve anche al cavallo perché i cavalli sono claustrofobici e quindi non gli piace stare vicini a qualcosa che li possa parare da una parte. Quindi è un esercizio buono anche per la preparazione del trailer. Tutto quello che è claustrofobia dobbiamo cercare di migliorarlo nel cavallo. Quindi impariamo oggi a vedere come fare a far avvicinare il cavallo alla staccionata. Ve lo farò vedere con due cavalli, prima con un cavallo verde e poi con un cavallo che sa già un po' di cose. Ma questo tra un attimo, dopo la sigla. Oggi siamo qui con America, qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, e vi mostrerò come si insegna al cavallo a avvicinarsi a noi, come ad esempio per montare da un mountain block oppure dalla staccionata o da qualsiasi cosa che magari è in un rialzo di fianco al cavallo. Quindi in sostanza avvicinare il cavallo a noi quando noi siamo su qualcosa in modo per esempio da montare. È diciamo un esercizio molto utile anche per chi fa le passeggiate e magari ha un cavallo un pochino alto, quindi è più comodo riuscire magari a farlo avvicinare a qualcosa e a salire su. Ovviamente tutto questo con una procedura la più naturale possibile in modo che il cavallo comprenda. Ho scelto America perché lei questa parte qua non l'ha ancora imparata, quindi è abbastanza verde su questa cosa e ti prudano le orecchie gli prudano un po' le orecchie perché c'è qualche moscino stamani mattina. Quindi la prima cosa che devo fare è accertarmi che al cavallo gli prudano le orecchie, così glieli grattate. Scherzo. La prima cosa che devo fare è accertarmi che il cavallo non abbia paura dello stick, perché altrimenti se ha paura dello stick diventa tutto più complicato. Come sempre vi rammento tutte le volte, dovete assolutamente cercare il primo vostro traguardo deve essere quello di avere il cavallo che è confidente con tutta l'attrezzatura che andrete a utilizzare, altrimenti non riuscite poi a fare l'esercizio bene, non perché magari non avete l'atteggiamento giusto oppure il linguaggio del corpo giusto, ma semplicemente perché il cavallo si intimorisce perché non conosce la paura, l'attrezzatura. Quindi adesso vado verso la staccionata e vi faccio vedere un attimo quello che si può fare. Premetto, lei è penso la prima volta che lo fa, non mi ricordo averglielo mai fatto fare, quindi magari vi farò vedere un approccio con lei e poi vediamo se ce n'è bisogno, prendo un altro cavallo e vi faccio vedere magari lo scalino successivo o il risultato finale, vediamo un attimo. Comunque intanto iniziamo a vedere lei come si comporta. Potete usare la staccionata come la sto usando io in questo momento, però potete usare anche una pedana ad esempio. È leggermente diverso l'esercizio, però insomma diciamo lo scopo alla fine è lo stesso. Vedete qui c'è un pochino di tensione quando uso lo stick e lo string,
quindi voglio che lei si tranquillizzi un briciolino. L'ho fatto prima di iniziare il video, l'ho fatto un pochino là, però adesso siamo in un posto diverso del campo e siamo in una situazione un pochino più di claustrofobia perché è vicino alla staccionata, e quindi quello che faccio, anche se là andava bene, qua magari non va così bene. Vedete, gira la testa dalla parte opposta, dalla parte dove potrebbe scappare. Il respiro è un pochino affannato, non so se riuscite a sentirlo. Qua da questa parte sono sempre un pochino più tesi i cavalli perché c'è il bosco. Ecco, vediamo. Oh, questo mi piace di più. Grazie, mi ha dato attenzione. Questa parte è importante, se avete delle tensioni nel cavallo è difficile andarci a parlare, perché lui in quel momento lì pensa ad altro. Io voglio che stia rilassato e con me. Vedete? Ho alzato lo stick da questa parte, lei si è mossa, ma non volevo che si muovesse. Ecco, adesso si è fermata, ho tolto lo stick. Vedete come si muovono i muscoli qua? Su questa parte qua? È perché lei balla un po' da una spalla all'altra, perché non sa da che parte andare. Si introverge un po' in questa situazione, ma non è che è ferma perché è tranquilla. E quindi vedete infatti le narici come si muovono, sono grandi le narici, vedete? Quindi è una situazione ancora non al top per poter andare avanti. Potrei farlo di andare avanti, però magari non otterrei lo stesso risultato. Ecco, questa è una bella masticata che ci dà l'idea che si è sbloccata un po' e che è tornata un po' in sinistro. Ecco, brava, stai qua con me. Brava, sì, sei brava. Ok, bene. Allora, a questo punto io salgo sulla staccionata e questo è un bel esercizio anche per i puledri, perché i puledri le prime volte che noi montiamo su un cavallo stiamo in una zona dove loro di solito non ci vedono, cioè nel senso non sono abituati a vederci perché siamo più alti, e quindi già questo li può intimorire. Come tutto a un tratto siamo diventati più alti, più grandi, e è un po' il predatore che sale sull'albero, sul ramo dell'albero, e poi ci si salta sopra la preda, no? Quindi la corda, io in questo momento sto utilizzando una corda da 7 metri, la posso buttare dalla parte della staccionata, uso solamente la parte che voglio io, e l'esercizio all'inizio è molto semplice, cioè io devo sostanzialmente far andare il cavallo dalla parte opposta, vedete? Quindi muovo leggermente lo stick con la mano con il mignolo che va alla testa del cavallo, do un pochino di input con la corda, muovo lo stick fino a che lei non arriva, e adesso voglio vedere se riesce a spostare un po' di più quel posteriore là, un po' di più, guardate bene i piedi, ecco, questo basta, mi basta. Non so se avete visto, i piedi dietro si sono avvicinati leggermente alla staccionata e io ho staccato subito. A questo punto faccio venire la cavalla verso di me, ok? Verso di me, così. E se n'è andata via, avete visto? È normale questo, perché quando io la chiamo a me, lei si ritrova bloccata davanti, bloccata di lato, e lei dice no, così non mi piace. Claustrofobia che arriva e lei che se ne va. Quindi cosa faccio a questo punto? Niente, non faccio niente, devo lasciarla sperimentare e fare in modo che trovi la soluzione più comoda. Vedete? La rimetto nella posizione di prima, voglio che vada un pochino più in là con il posteriore, eccola,
là, perfetto, brava, brava pezzettina, sì, sei brava, eh? E adesso la faccio venire verso di me, così, così. Metto lo stick dalla parte di là, eccola qua, va bene lo stesso, non è importante, qui ha lasciato un pochino aperto ancora, ma siamo all'inizio con questa cavalla qua, non so se riuscite a vedere, vedete quanto c'è ancora tanto spazio, no? Questo pezzo qua, lei ancora non è tranquilla, ma io adesso voglio che lei si rilassi un po', qui con me, quindi la tengo un pochino qui, non la tengo ma gli do modo di starci e poi gli do modo anche di rimettersi come vuole lei. E poi cosa faccio a questo punto? Sposto da quest'altra parte, sposto ancora, c'è sempre una parte peggio dell'altra, quindi non devo pensare che se dalla parte di là è riuscita a spostarsi tanto, da questa parte faccia lo stesso. Eccola lì, brava, brava, vedete mastica? Quindi vuol dire che sto riuscendo a stare sul filo del rasoio, dove c'è un po' di tensione, ma non troppa tensione. Vedete, ancora le narici sono grandi e il respiro è corto. Potete vederlo anche dalle fasce muscolari dell'addome, che c'è una respirazione veloce e un po' contratta. Questi sono tutti gli input che vi devono servire a capire qual è lo stato d'animo del cavallo. Metto di là lo stick, carezzo e faccio andare di nuovo. Oh, grazie, questo è bello perché da sé mi ha dato un pochino di avvicinamento. Oh, brava, 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 sta masticando. Buono, benissimo. Vedete, i cavalli a volte ci sorprendono, no? Che riescano a volte a capire le nostre intenzioni. Vai un po' avanti, brava, giri la testa, di là, ok, 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 bravissima. Il respiro ancora non è dei migliori. Vedete? Da quella parte là non è tranquilla come da questa parte qua, cioè quando mi dà l'occhio sinistro è più tranquilla di quando mi dà l'occhio destro, e il che è normale. Vede il telo di plastica che c'è dalla parte di là, io la voglio intanto un po' rendere più confidente con questo stick. Sapete, no? Che io utilizzo sempre la parola rendere confidente, non io, Parelli, invece che desensibilizzare, perché il significato è estremamente diverso. Quando sentite qualcuno che dice desensibilizzi il cavallo, correggetelo subito. Desensibilizzare vuol dire anestetizzare la parte. Rendere confidente vuol dire lasciare la stessa sensibilità, ma renderlo cosciente di ciò che stiamo facendo. C'è una differenza abissale. Ci ho fatto anche un video, è stato uno dei primi video che ho fatto, andatevelo a vedere. Vedete, ogni volta che alzo lo stick lei si muove. Eccola là, brava, brava. Vieni, entra qui, bravissima. Oh, questo è da premio. Vedete a sinistra come è più confidente, riesce a stare vicino a me. Mi ha catturato la coda dello string con un piede, ma va bene lo stesso. Ok, adesso porto di nuovo avanti la cavalla un pochino. Faccio girarla, la faccio girare. Faccio girare ancora, ancora, ancora. Questa volta il mio ombelico lo sposto via da lei. Lascio lo stick dalla parte di là e creo una sorta di imbuto. E ecco.
mi piace di più così. Vedete, c'ha un po' l'occhio bianco, la cavalla non è al massimo ancora sta respirando un pochino male, vedete anche come prende il cibo, un po' di fretta nel prendere il cibo, che è ancora ecco questo. Oh, c'è il gatto lì, c'è il gattino, ecco, chiude un po' l'orecchio. Sì, questo fa più del cibo, quindi dovete capire un po' qual è il premio che gli piace di più in questo momento, perché ricordatevi sempre che il cibo è l'ultima delle loro preoccupazioni. La prima preoccupazione è non essere cibo per i predatori, l'ultima delle loro preoccupazioni è il cibo per se stessi. Quindi rimando di nuovo avanti, apro come girare la pagina di un libro, creo di nuovo l'imbuto, ma prima voglio togliere l'ombelico mio va dalla parte opposta, creo il tunnel, eccola qua, e me la faccio venire di fianco. Ecco, questo è già buono perché comincio a andare in zona 3, zona 2, zona 3, eccola qua, bene. Se io la mando troppo avanti mi si sposta di lato, quindi arrivo fino a zona 2 / zona 3, se provo a mandarla più avanti è probabile che lei si apra un po'. Vedete? Comincia a aprirsi, perché ancora non è confidente con questa posizione, dice no, preferisco stare un pochino più indietro. Sì, va benissimo lo stesso. Questo è buono. Molto buono. Faccio andare di nuovo avanti e ripeto dalla parte di là, tac tac tac. Vedete che comincia la cavalla a essere molto più rilassata e confidente all'esercizio. Ombelico di nuovo via, tunnel, faccio passare la cavalla, eccola qua, e la accarezzo. Vedete, non è difficile. La parte più difficile è cercare di leggere il cavallo e fare poco. Vedete, lei si è allontanata subito, è riandata via e io gli dico no, non è da questa parte che ti voglio, è dall'altra parte che ti voglio, vedi? È qua, se vieni qua, ecco, se vieni qua, brava, se vieni qua ti do il premio, non è dalla parte di là. Vedete, questa volta cos'è che ho fatto? Non gli ho dato pace, Quando lei è andata via io gli ho detto bene, vuoi muovere i piedi, muovi i piedi, ma se torni qua dove ti avevo chiesto io di stare ti lascio tranquilla, ma se te invece te ne vai ti faccio muovere i piedi come li vorresti muovere te, vorresti andare là, vorresti tornare indietro, in qualche maniera, ma non ti do tregua fin tanto che non ti rimetti nella posizione che volevo io, Brava bimbolina, brava bimbolina. Ecco, io se avessi un cavallo in addestramento, questo lo farei alla fine della sessione di addestramento e questo che mi ha dato ora sarebbe per me sufficiente. Però per voi vi voglio far vedere un cavallo che invece è un pochino più avanti, così, tanto per darvi un po' un'idea. Ok? Ci vediamo tra un attimo, vado a cambiare cavallo. Eccoci qua, sono andato a prendere un altro cavallo, vi faccio vedere lo stesso esercizio un pochino diciamo proiettato in avanti rispetto al livello che abbiamo visto con America, lo facciamo con la Juicy. Allora, come sempre monto sulla mia staccionata e chiedo vedete la differenza? Ok? Cioè la cavalla lei si è già posizionata come dovrebbe essere, semplicemente perché ha riconosciuto dove ero. Sono andato sulla staccionata e lei dice ah, devi montare. E lei dice ah, non devi montare di qua, devi montare di là. Ok, vedete? È 2 mesi quasi che non faccio nulla con la Juicy. Però lei conosce molto bene lo schema e quindi immediatamente si posiziona. Allora la faccio cambiare, faccio andare un pochino avanti, girare, di nuovo di qua e
butto di là la corda perché sennò mi dà noia. No bimba, no bimba, no bimba, era di là che voglio. Bravissima, così, perfetto, brava. Vedete la differenza fra un cavallo esperto nell'esercizio, ovviamente, magari poi troviamo un altro esercizio in cui lei non è esperto, però con una buona preparazione si ottiene una grande probabilità di successo anche dopo mesi che non tocchiamo il cavallo. Ok? Spero che anche questo video vi sia piaciuto, di avervi dato qualche spunto su cui potete lavorare con i vostri cavalli. Mi raccomando, non prendete le scorciatoie, unite sempre i puntini, ok? E il disegno alla fine vi verrà da solo. Se trovate difficoltà, contattateci, contattate me o contattate qualsiasi altro istruttore Parelli che è nella vostra zona, fatevi aiutare. Quello che spiego io sono tutte parti del programma Parelli, per cui chiunque ve le può spiegare. Okay? Se vi è piaciuto il video mettete un like, condividetelo e fatemi sapere nei commenti se siete rimasti soddisfatti e ci vediamo la prossima settimana. Grazie! Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again, driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul.